Ciao a tutti, miei meravigliosi spettatori, e bentornati su Turkey News Magazine. È un piacere avervi qui con noi un'altra volta. Oggi affrontiamo un tema che sta facendo parlare mezzo mondo, un argomento che ha lasciato moltissimi senza parole e con una valanga di interrogativi. Come avrete intuito dal titolo, ci addentriamo in un episodio che ha scosso le fondamenta di una relazione celebre, un'esplosione di gelosia che, stando alle testimonianze, ha preso una piega inaspettata e sconvolgente. Preparatevi, perché ciò che state per ascoltare è un vero ottovolante emotivo, capace di mettere alla prova la vostra capacità di stupirvi. Prima di cominciare, se non l'avete ancora fatto, vi invitiamo a iscrivervi al canale e ad attivare le notifiche. Qui su Turkey News Magazine non mancano mai storie che fanno discutere, emozionare e riflettere. Ora andiamo dritti al punto. Il titolo di oggi è potente, e non è stato scelto a caso. Gelosia fuori controllo. Azal Suba avrebbe attaccato Erkan Merik in modo brutale. Non immaginate cosa sia accaduto. E credeteci, le voci che si rincorrono non stanno lasciando nessuno indifferente. Scomporremo questa vicenda, passo dopo passo, cercando di comprendere come si possa arrivare a una situazione tanto estrema. Spesso scorgiamo ritagli di storie nei post e nei video che sembrano usciti da un melodramma in prima serata, ma stavolta la sensazione diffusa è che la realtà abbia superato la fantasia. Parleremo del contesto, dei possibili detonatori, e naturalmente delle conseguenze di questa esplosione di gelosia. Va detto subito, anche se riferiremo di un presunto attacco fisico, il nostro intento è guardare ai fatti con freddezza, meditare sulle cause ed effetti senza giustificare la violenza, che non può mai essere risposta a nulla. Per capire la portata di ciò che è stato raccontato, però, dobbiamo immergerci nei dettagli, in quell'intreccio di emozioni che, forse, hanno trascinato tutto oltre il limite. Chi sono i protagonisti di questa storia? Lo sapete bene, Azal Suba ed Erkan Merik. Hanno fatto sognare il pubblico con la loro alchimia sullo schermo e, per un periodo, hanno alimentato speranze dentro e fuori il set. Lei. Magnetica, elegante, dotata di una presenza che cattura gli sguardi anche quando finge di non volerlo. Lui, misurato, gentile, il tipo di uomo che preferisce parlare poco ma chiaro, con una calma che spesso ha fatto da contrappunto alla vivacità di lei. Una coppia che ha conosciuto luci abbaglianti e ombre comprensibili, come è naturale in un rapporto tra due persone esposte al giudizio continuo del pubblico. Eppure, per quanto si siano rincorse dicerie su alti e bassi, non si era mai arrivati a un punto simile. Oggi, quanto trapela racconta una crepa che non è solo rumorosa, è rumorosa e dolorosa. La gelosia è un meccanismo subdolo, una fiamma che, se non tenuta sotto controllo, finisce per incendiare tutto, ricordi, promesse, progetti. Nasce da insicurezze profonde, da paure non dette, da ferite di ieri che restituiscono bruciature oggi. Qui, secondo testimoni e sussurri insistenti, la gelosia di Azal avrebbe raggiunto il punto di non ritorno. Non è facile scriverlo, ma evitare la realtà del racconto non aiuta a riflettere su ciò che sembra essere accaduto. Le prime segnalazioni parlano di una serata mondana importante, un evento pubblico con ospiti di spicco, fotografi, telecamere e quell'aria tesa che accompagna le notti in cui tutto è possibile. Immaginate la scena. Luci vivide, abiti impeccabili, conversazioni che scivolano tra risate educate e sguardi attenti. Nel mezzo, Azal ed Erkan. Fino a un attimo prima, nulla faceva presagire il temporale. Poi qualcosa cambia, un accenno di discussione si innalza sopra il brusio della sala, le parole si fanno taglienti, il controllo si assottiglia. A detta di più presenti, una scintilla ha acceso un incendio. E l'incendio si chiama gelosia. Che cosa avrebbe visto Azal? Cosa avrebbe percepito da quei gesti, da quelle frasi scambiate vicino al buffet, da quella risata condivisa con chi era di passaggio? Era davvero la prova di un confine oltrepassato, o il riflesso deformato di un timore accumulato in silenzio? Domande su cui, forse, potranno rispondere solo loro due, nella solitudine di una stanza in cui il mondo smette di guardare. Quello che è rimbalzato, però, racconta di urla che hanno attraversato l'aria come lame,
attribuzioni pesanti pronunciate a voce alta, e poi, stando a più versioni, qualcosa di peggio. Si parla di un gesto fisico, di una perdita di controllo che avrebbe travolto Erkan. Non un semplice scontro verbale, non la lite che si esaurisce in un minuto di silenzio e una richiesta di scuse subito dopo. No. Questa volta, si sarebbe andati oltre. Alcuni video sgranati circolati sui social alimentano il racconto, ma senza offrire un quadro limpido, un movimento brusco, mani che spingono, uno scarto all'indietro, sguardi allibiti. Se davvero tutto è andato come descritto da chi c'era, Erkan sarebbe rimasto spiazzato, vulnerabile, colpito da un'ondata emotiva che non ha potuto prevedere né contenere. È difficile anche immaginare il misto di vergogna, sorpresa e dolore che può averlo investito. Non solo quello fisico. Qualora ci sia stato, ma anche e soprattutto quello emotivo, essere feriti, o sentircisi, da chi si ama, davanti a decine di testimoni, è una ferita che non si chiude in fretta. Cosa ha acceso la miccia? Qui ci avventuriamo tra ipotesi che, però, trovano eco nei comportamenti tipici della gelosia. La più insistente suggerisce che Azal abbia interpretato come oltre il consentito una certa confidenza, un dialogo giudicato troppo leggero, un sorriso ritenuto di troppo. In uno stato di allerta interiore, ogni dettaglio può sembrare prova incontrovertibile, una frase a mezza voce, un brindisi prolungato, un complimento banale. Così funziona la spirale, la mente costruisce significati dove non ce ne sono, e la realtà finisce stritolata dal sospetto. A tutto questo si somma lo sguardo del pubblico. Chi vive sotto i riflettori sa che l'attenzione può trasformarsi in lente deformante. Ogni gesto è analizzato, ogni mancanza è interpretata come segnale. Azal e Erkan hanno imparato a muoversi tra aspettative e voci, ma nessuno può restare impermeabile per sempre. Se davvero in lei covavano timori non detti, quell'evento mondano potrebbe essere stato l'innesco che ha trasformato la foga emotiva in detonazione. Le conseguenze? Molteplici e complesse. Per Erkan, si parla di un contraccolpo che non si misura solo con lividi o graffi. Si misura nel tremito del respiro quando si ripensa al momento, nel silenzio che si allunga tra due persone e non sa più come spezzarsi, nella fiducia incrinata che fatica a rialzarsi. Per Azal, l'onda d'urto rischia di essere altrettanto imponente, l'opinione pubblica non perdona facilmente certi scatti, i marchi e le produzioni valutano con attenzione la reputazione, e un singolo episodio può capovolgere mesi di lavoro d'immagine. In più c'è il prezzo umano, quello che nessuno vede. La presa di coscienza che qualcosa è andato storto, e che ricostruire è un percorso duro e non garantito. E la loro relazione? Dopo una frattura di questa entità, la domanda si impone, si può davvero tornare indietro? Rimettere insieme i frammenti è un'arte che richiede tempo, onestà, e un impegno reciproco che non tutti riescono a sostenere. La gelosia, quando non affrontata, diventa lingua madre di incomprensioni. Ma parlarsi davvero, chiamare le paure per nome, cercare aiuto quando serve. Questo può essere un punto di ripartenza. Non è un segno di debolezza ammettere che da soli non si riesce, è un atto di coraggio. La verità è che nessuno di noi può dichiararsi immune. Le emozioni forti sono materia incandescente, e il palcoscenico della vita pubblica le scalda ulteriormente. Per questo è vitale imparare gli strumenti del dialogo, fissare confini chiari, riconoscere il momento in cui fermarsi e respirare. Anche nelle coppie più affiatate, la gelosia sa infilarsi nelle crepe. Ma trasformarla in mano che colpisce, questo no. Questo è oltre. E oltre non si dovrebbe andare mai. Resta una riflessione cruciale: come si evita l'irreparabile? La risposta non sta nel negare quello che si prova, ma nel gestirlo. Se davvero quella sera è successo ciò che in molti raccontano, è la prova di quanto sia facile perdere la rotta in pochi istanti. È anche un promemoria collettivo, le parole e i gesti hanno peso, soprattutto quando la scena è affollata di occhi. Ognuno merita rispetto, e nessuna provocazione presunta o reale giustifica l'esplosione fisica. Conosciamo Azal per la sua intensità e il suo sorriso che spesso disarma,
ed Erkan per quel modo pacato di attraversare gli ambienti senza alzare polvere. Sono immagini che si sono sedimentate negli anni, e forse proprio per questo questa storia scuote così tanto, infrange la narrazione a cui eravamo abituati. Ma le persone sono più delle loro etichette. In ogni relazione ci sono lati che nessuno vede, giornate buone e giornate pessime, momenti in cui la voce interna vince su quella della ragione. La differenza la fa ciò che si sceglie di fare subito dopo. Se e come decideranno di affrontare l'accaduto, sempre ammesso che i fatti siano davvero andati come raccontato, sarà il vero spartiacque. C'è chi giura che una pausa sia inevitabile, chi parla di confidenze richieste a un ristretto cerchio di amici fidati, chi ipotizza il ricorso a un supporto professionale per rimettere ordine nei pensieri. Noi non facciamo previsioni, osserviamo, ascoltiamo, e ricordiamo che dietro i titoli ci sono persone in carne e ossa. Ciò che è certo è che questa vicenda, così come viene riportata, è un monito. A tutti. A noi che guardiamo, a loro che vivono al centro del mirino. Comunicare significa assumersi il rischio di mostrarsi vulnerabili. Significa dire ho paura prima che quella paura diventi accusa. Significa scegliere il dialogo come scudo. Perché la violenza, sotto qualunque forma, è sempre un fallimento. Non importa quanto breve sia il gesto, le sue ombre restano lunghe. Qui su Turkey News Magazine abbiamo provato ad analizzare il quadro senza cedere al gusto dell'esagerazione, pur sapendo che i contorni sono sfumati e molte versioni si accavallano. Abbiamo guardato ai possibili fattori scatenanti, dal peso della notorietà all'intimità ferita, dalla pressione delle aspettative alla paura di perdere ciò che conta. Non spetta a noi emettere sentenze, possiamo però ribadire un principio semplice: amare significa proteggere, non ferire. E quando ci si accorge di vacillare, il passo più saggio è fermarsi. Se vi siete sentiti toccati da questa storia, è perché, al di là delle luci della ribalta, parla di tutti noi. Di ciò che si rischia quando la gelosia prende il volante, di ciò che si salva quando il cuore trova le parole giuste. Forse, quando la polvere si poserà, resterà la possibilità di trasformare la caduta in lezione. Forse. E ora vogliamo ascoltare voi. Cosa pensate possa essere davvero successo in quella serata? Ritenete che esistano spiegazioni che non stiamo considerando? Quali passi dovrebbero compiere Azal Suba ed Erkan Merik, nel rispetto di se stessi e l'uno dell'altra, per curare le ferite e, se possibile, ricostruire? Condividete il vostro punto di vista nei commenti, la vostra voce è parte della nostra comunità. Se questo video vi è piaciuto, se vi ha fatto riflettere, o semplicemente se desiderate sostenere il nostro lavoro, lasciate un like e condividete questa storia con chi potrebbe trovarla significativa. Fatelo circolare dove preferite. Nei gruppi, via messaggio, ovunque ci sia spazio per un confronto civile. E, se non l'avete già fatto, iscrivetevi e attivate la campanella. Qui su Turkey News Magazine troverete sempre racconti che vi faranno pensare e sentire. Noi restiamo qui, a osservare con rispetto, in attesa che il tempo, come sempre, metta ciascuna cosa al suo posto. A presto!